Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica dopo un sabato molto ma molto turbolento per quanto riguarda Genoa-Napoli ed una partita che presenta ancora situazioni arbitrali rivedibili, ecco, mettiamola così, e possiamo ad oggi fare un attimo una cronostoria per quanto riguarda il giallo-fluo, curandoci anche dei nostri ovviamente problemi per quanto riguarda situazioni individuali e che hanno portato poi il Genoa a far 2 gol. Ma facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di arrivare alla partita e ovviamente pronti via l'episodio del calcio di rigore in favore del Genoa, torniamo un attimo indietro. Non tanto tempo fa c'era un guardalinee che non si è fatto i fatti suoi, o meglio, ha fatto il suo mestiere richiamando l'arbitro sull'eventuale calcio di rigore che poi è stato dato al Napoli contro l'Inter, ma a posteriori non doveva intervenire e doveva farsi i fatti propri. Poi arriviamo alla partita col Verona. Sappiamo tutti quanti che cosa è successo nella partita contro il Verona, passando per il match di Torino contro la Juventus 3-0, la Juve ha giocato bene, siamo tutti d'accordo, però se il gol della Juve era irregolare, come è stato comunque decretato tra virgolette a posteriori e nei giorni successivi, tutte le situazioni che non hai fischiato in favore del Napoli, comprese quelle decisive che ci sono state durante il match, magari sarebbe finito diversamente dal punto di vista del risultato, l'avresti persa comunque, ma anche lì possiamo sicuramente appellarci a decisioni arbitrali che non sono state prese come si deve, arrivando a ieri sera. Pronti via, Buongiorno non entra in campo praticamente perché quella è una situazione che devi leggere come si deve e sul tuo piede forte non è possibile poi mandare il calciatore del Genoa in area di rigore, poi Meret arrivi in ritardo o non è colpa di Meret in quella situazione. Calcio di rigore fischiato nell'immediato e controllato al VAR molto rapidamente su episodi così dubbi che ci hanno abituato poi in Serie A vedere il gioco fermo per 2, 3, 4, 5 minuti perché diciamo che la gamba viene trascinata, il contatto c'è, il contatto non c'è. Per me, rivedendolo anche stamattina e in continuazione, faccio fatica a trovare un contatto che possa portare al rigore, ma li stiamo dando non solo quest'anno in Serie A e non mi appello al rigore dato al Genoa che ci sta benissimo. Calcio di rigore, andiamo 1-0 sotto e dobbiamo recuperare l'ennesima partita. Non è che il Napoli quest'anno non si sia trovato, ecco, a recuperare partite, anzi anche all'andata con il Genoa siamo andati sotto. Comunque riusciamo a pareggiare la partita con Højlund, è un'invenzione di Elmas che mi è piaciuta tantissimo sull'azione che porta all'1-1 e ribaltiamo il match subito dopo, 20° e 21°. Al 21° una grande staffilata di McTominay dai 25 metri che si infila all'angolino incrociando. Andiamo sopra e abbiamo ribaltato il risultato. Si fa male Scott, ma non per una situazione relativa a ieri sera, tanto è vero che diciamo apprendiamo nel post partita da Conte che McTominay ha accusato un doppio problema fisico alla caviglia e dal gluteo che non gli ha consentito di proseguire il match, sostituito all'intervallo da Giovane, eccetera eccetera. Però il problema che si porta McTominay diciamo dietro da un bel po' e lo vado a recuperare è un'infiammazione dei tendini che collegano i muscoli posteriori della coscia e che provocano dolore dal gluteo alla coscia. L'infortunio potrebbe costringere lo scozzese a saltare anche Napoli-Como, partita di Coppa Italia. McTominay è un top player dentro e fuori dal campo, anche perché si avvicina alla panchina chiedendo un antidolorifico immediato per portare a casa i primi 45 minuti. Ci riesce, però poi deve dar forfait per quanto riguarda la seconda frazione di gioco. Ribaltiamo la partita. Potremmo gestirla, ma il Napoli non riesce a gestire quest'anno e ovviamente arriva il secondo infortunio di Buongiorno dal punto di vista dell'intervento goffo che manda il Genoa in rete e il pareggio del 2-2. Poi ci sono diciamo decisioni strane e una cappellata, ovvero il primo giallo a Juan Jesus ad azione ferma dove poi Juan Jesus rovina sull'avversario o di stizza, comunque interviene sull'avversario ma il gioco era stato già fermo. Massa di corsa ovviamente prende la palla al balzo e va ad ammonire il nostro calciatore
ad azione già ferma, benissimo, l'hai ammonito, ne prendiamo atto, però caro Juan Jesus sei stato un pollo ieri nel secondo giallo, perché sai benissimo che Buongiorno avversa in queste condizioni. Rachmani è rientrato da un infortunio. Beuke, ma ci punto, non ci punto, mi fido e non mi fido. Dal punto di vista difensivo dobbiamo veramente fare due conti e vedere chi e come schierare. Tanto è vero che mi rifaccio a questa situazione perché nel video pre-partita abbiamo saputo da quel di Castelvolturno che Conte aveva provato anche Juan Jesus braccetto di destra per spostare Rachmani al centro e tenere Buongiorno a sinistra, che forse gli dava più sicurezza, e magari doveva anche schierarsi così il Napoli, perché Buongiorno comunque sta vivendo una situazione poco felice. Mi auguro che non sia l'infortunio che ha subito, che ovviamente è molto grave, ti deve portare a cambiare dal punto di vista fisico e dal punto di vista posizionale, per come ti poni in campo e come intervieni sull'avversario per quanto riguarda i movimenti del tuo corpo stesso, a rivedere un attimo il tiro. E quindi se è in questa fase di transizione, mi auguro che sia questo il problema che poi porta ad una condizione mentale e ai vari infortuni che ha avuto quest'anno. Di infortuni parlo di giocate che hanno portato poi a gol avversario, a contarne un bel po'. Ma noi siamo assolutamente con Alessandro, non stiamo qui a dire però Alessà buongiorno, via da Napoli, questo, quell'altro, non si buoni più, eccetera eccetera. Io lo aspetto e mi auguro che torni ai livelli che ci ha fatto vedere l'anno scorso prima dell'infortunio. 2-1 dicevamo, e quindi siamo sopra, ribaltando la partita col 2-2 che poi viene offerto da Buongiorno al Genoa, e in 10 uomini con partita in totale parità, 2-2 e un uomo in meno. La partita poi la portiamo a casa con un calcio di rigore dato al Napoli, e qui casca l'asino o cascano gli asini nei grandi salottini. Perché? Perché quando c'è stato lo step on foot, andiamo a prendere due episodi uguali o quasi, lo step on foot di Rachmani su Mkhitaryan e lo step on foot di ieri sera su Vergara, allora non c'è stata tutta questa manfrina, no ma è lieve, lo step on foot non è lieve, così come lo step on foot che c'è stato pochi giorni fa di McKennie sul calciatore avversario, dove si è anche letto era uno step on foot basso, poi c'è lo step on foot alto, c'è quello cattivo, c'è quello meno cattivo. Ragazzi, un fallo è un fallo, il regolamento è scritto nero su bianco. Quindi ieri sera era calcio di rigore, così come quello che è stato dato all'Inter per lo step on foot di Rachmani su Mkhitaryan. Benissimo, senza che poi vi rivoltate nei salottini e dite che il contatto era molto lieve. Tant'è vero che ci pensa il nostro Antonio Vergara a farmi fare due risate e a farmi capire che il Napoli è lì dal punto di vista mentale e sul pezzo con tutti i calciatori, perché Vergara dice il rigore c'è, appena ho sentito il contatto ho urlato ah che gioia, era importante vincere con l'uomo in meno, alla fine vale doppio, non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confortarlo, l'importante è stare insieme. Ecco perché quando noi diciamo, abbiamo detto anche in altri video ma non solo quest'anno, ci si allena in base ad un regolamento scritto. Così come Di Lorenzo salta con le braccia dietro la schiena, scusate, e si fa male perché salta con le braccia dietro la schiena, e allora anche ieri sera, step on foot, io sento il contatto da attaccante, vado a terra, ed ha fatto bene il Napoli anche a creare quel po' di manfrina, perché si era sorvolato e non si andava nemmeno a rivederlo se non ti fermavi e creavi quel tantino di panico sul finale della partita. Ma bisogna farlo anche con episodi al 10°, al 15°, al 20°, non solo su episodi che sono sul finale del match, perché è così che va in Serie A. Il Verona ha avuto quel calcio di rigore per la situazione Buongiorno contro di noi perché butta la palla in fallo laterale e si disinteressa del match nella maniera più totale. Ecco perché invogli il giallo fluo, andare al VAR, richiamare, andare a rivedere la situazione, che poi non c'era il calcio di rigore, l'hai dato comunque benissimo, però si ferma la squadra e mandi l'arbitro
a rivedere una situazione o a tornare un attimo sui suoi passi su una cosa che era molto ma molto chiara, e ce l'ha detto Vergara nel post partita. Quindi vinciamo il match con un calcio di rigore, e Højlund ha anche detto nell'intervista post: devo allenarmi sui calci di rigore perché ci hai fatto un attimo saltare dal divano, non solo perché la palla è entrata ma perché non stava entrando e passa sotto le braccia del portiere avversario. Portiamo a casa 3 punti, risultato, e credo che sia una partita dal punto di vista mentale che possa dare grande brio e convinzione, mi auguro, nei propri mezzi, e ne stiamo vedendo molto poca di convinzione nei propri mezzi, perché non riusciamo a gestire una partita ribaltata, e sul 2-1 dovevi fare assolutamente meglio. Poi vanno fatti i complimenti alla squadra di De Rossi, ma lo sapevamo già, l'abbiamo detto anche nel video pre-partita: squadra che corre fino al 94esimo, squadra che dà filo da torcere fino alla fine del match e oltre, e quindi dovevamo fare attenzione. Ci stavamo rimettendo 2 punti e non è successo. Dobbiamo ripartire da qui assolutamente, con le sfide che poi arriveranno, la Roma e l'Atalanta, da giocare sicuramente al massimo, cercando di non vanificare questa vittoria al 93esimo, ma no, al 93esimo, 94esimo che sia, ma non per la vittoria in sé, ma per i punti che hai fatto, che poi devono andarsi ad addizionare agli altri che dovrai fare, diciamo, con la Roma, con l'Atalanta e nelle prossime partite. Le pagelle recitano così: Højlund 7,5, Elmas 6,5, Vergara 5,5. Allora, Vergara 5,5 ci potrebbe anche stare per quanto riguarda un primo tempo dove è stato un tantino sottotono dal punto di vista tecnico, però poi se le pagelle che vengono fatte tutte le settimane sono risultatiste anche per quanto riguarda la prestazione dei calciatori, Vergara è quello che si va a prendere il calcio di rigore dei 3 punti, e quindi il 6 io glielo do tutto, perché altrimenti parlavamo stamattina di un pareggio e 2 punti buttati all'aria. 7 Spinazzola, concordo, perché Norton Cuffy l'ha preso ben poco su quella fascia, e parliamo di una differenza di età non indifferente. Gutierrez 5, ma Gutierrez pesa per Gutierrez quella situazione sul 2-2 oltre il 60esimo, adesso il minuto non lo ricordo molto bene, 62esimo, 63esimo, dove potevamo andare già sul 3-2, occasione mancata e mangiata, ma parliamo di un calciatore però adattato per quanto riguarda i suoi piedi a destra, e l'abbiamo visto anche sul finale, dove ha tentato di rientrare sul sinistro cercando di tirare di nuovo in porta con un tiro a giro, poi ovviamente è stato coperto il tiro dal difensore avversario, sei tornato sul fondo, ma ovviamente hai la palla sul destro e perdi il pallone e va a finire sul fondo, non prendendo nemmeno un calcio d'angolo, che lì dovrebbe essere quasi la prassi, prendere un calcio d'angolo sul finale di partita cercando di far risalire, respirare e quant'altro, però non è un errore, perché Gutierrez ovviamente è fuori posizione per quanto riguarda il piede forte da poter sfruttare, che poi ha sfruttato con il tiro a giro, ma nella situazione, diciamo, se ti porti sul fondo comunque ti ritrovi il pallone sul destro e diventi tra virgolette insufficiente nella scelta che hai fatto in quel momento. 8 a McTominay, d'accordissimo con l'8 a Scott, 6,5 a Lobotka, 4 a Buongiorno, queste sono le pagelle di Kiskis Napoli, 4 a Buongiorno, 5 a Juan Jesus, 6 a Raccamani, 6,5 a Meret comunque ci mette la manona e in un paio di situazioni si fa trovare pronto, soprattutto su quel tiro di Malinowski che poteva rimettere in discussione il tutto. 5 a Juan Jesus assolutamente, perché la cappellata del secondo giallo non gli può essere perdonata per quanto mi riguarda. Se vai a fare una quadra e diciamo un pensiero generale su come sei dal punto di vista della condizione a livello difensivo, dovevi fare attenzione per quanto riguarda l'espulsione. 4 a Buongiorno ci sta, perché i 2 errori sono palesi che sono suoi, ma non dobbiamo però mettere solo Buongiorno sul patibolo, perché il Napoli dal punto di vista difensivo soffre troppo con o senza Buongiorno. Al momento, anche se è rientrato, diciamo, da pochissimo, ieri l'abbiamo visto in campo, con o senza Raccmani pure, anche perché sono 14 tiri totali che hai concesso all'avversario. Una parata del portiere ovviamente di Meret contro le 2 parate del portiere del Genoa, ma sono comunque
troppi i 14 tiri concessi a un avversario, che poi incontri avversari che tecnicamente sono superiori agli altri e quei 14 tiri possono anche trasformarsi in 3 gol. Vedi ad esempio, che so, i gol che hai preso in Champions contro il Chelsea. Tu non puoi permetterti di far tirare tutti quanti in porta, perché dipende poi dai piedi e dalla situazione tecnica che hai di fronte. Quindi bisogna migliorare da questo punto di vista e bisogna migliorare nella gestione delle partite che riesci a portare a casa anche al 45esimo, ribaltandoti e mettendoti sopra. Devi gestire poi la ripresa, secondo me, diversamente. Non riusciamo a tenere palla, o non siamo riusciti a tenere palla quanto volevamo, e l'ha detto anche il mister nel post partita, lamentandosi ovviamente ancora il mercato, non il mercato, eccetera eccetera. Però ha avuto ragione quando ha richiamato poi di nuovo Giovanni in panchina, è entrato nella ripresa, l'ha richiamato in panchina lasciando Vergara in campo. Io mi sono detto, porca miseria, però Vergara io l'ho visto molto ma molto stanco, perché non togliere Vergara? Poi smentito il sottoscritto e alzo le mani e chiudiamo il video, perché Vergara ci porta all'episodio del rigore al 94esimo e i 3 punti che arrivano e fanno classifica e mettono sicuramente una pressione diversa a chi deve giocare oggi, perché una cosa è che andavi a giocare le partite tu Inter, tu Roma, tu Juventus, tu Milan e quant'altro con un Napoli che aveva fatto un punto a Genova, e un'altra cosa è con un Napoli che ne ha fatti 3. Quindi duri a morire e non molliamo, non vogliamo assolutamente distaccarci da questa situazione e cercare di rompere le scatole il più possibile nelle zone alte della classifica, anche se i bastoni tra le ruote che ci state presentando sono tanti e di domenica in domenica, ma noi siamo pronti lì a cercare di evitarne quanti più possibili, e quando arrivano tra le ruote pedaliamo ancora più forte per cercare di spezzarli. Questo deve essere, credo, il mantra della stagione da qui in avanti, perché diciamo la tavola apparecchiata si vede come è stata apparecchiata ed è palese da chi è stata apparecchiata. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao.